Ciao a tutti, io sono Edoardo e io Lorenzo e facciamo parte del progetto UFOS dell'Università di Pisa. Il progetto si chiama UFOS, che significa Upgraded Pulsating Heat Pipe Only for Space, ed è un esperimento che studia il comportamento di un dispositivo per lo scambio termico senza organi in movimento, il PHP, Pulsating Heat Pipe, o tubo di calore pulsante, che permette la dissipazione di calore e il raffreddamento di corpi caldi. Questo tipo di strumento è già stato approfonditamente studiato a terra, ma non è mai stato provato nello spazio. Il progetto UFOS è il seguito di quello che è stato FOSS, un esperimento che mirava a scoprire le differenze che ci sono tra una PHP che funziona a terra e una PHP che teoricamente era funzionante solo in assenza di peso. L'interesse da parte dell'Agenzia Spaziale Europea è stato così alto da selezionare il nostro progetto una seconda volta e permetterci così di continuare i nostri studi. Un PHP è un dispositivo completamente passivo, composto da una condotta di dimensione capillare ripiegata a serpentina e riempita con un refrigerante fluido e sigillato. Il calore è trasportato dall'azione combinata del cambio di fase del refrigerante e dalle forze capillari che si generano all'interno del tubo. Grazie a ciò non è necessario l'utilizzo di pompe idrauliche per il ricircolo del fluido. Questo permette una riduzione degli spazi di ingombro e quindi di avere un dispositivo di più semplice realizzazione e manutenzione, dal momento che non ci sono parti meccaniche in movimento. Per ottenere un ricircolo del fluido efficiente, però, è necessario che il diametro della condotta sia sufficientemente piccolo, in modo da generare le forze di capillarità. Sulla base degli studi effettuati a terra, il diametro interno è basato su coefficienti limite di capillarità. Al contrario, gli esperimenti effettuati in precedenza in assenza di gravità mostrano che in tali condizioni il diametro critico di una PHP è più grande di quello calcolato sulla Terra. Questo consente una dissipazione di calore maggiore e quindi un miglioramento della performance della PHP. Riuscendo quindi a dimostrare un incremento di efficienza del dispositivo, è possibile ipotizzarne un futuro utilizzo in applicazioni spaziali, campo in cui la sua semplicità costruttiva e la sua completa passività sono molto interessanti, dal momento che permetterebbe una manutenzione del dispositivo pressoché nulla. Il team di UFOS è composto da 19 membri che hanno progettato, realizzato e testato ogni aspetto dell'esperimento, grazie anche al patrocinio dell'Università di Pisa, al supporto dell'Università di Napoli e quella di Brighton. Il team ha il compito di rappresentare l'Italia in questo programma di carattere europeo, in quanto UFOS è l'unico esperimento italiano selezionato per quest'anno. Solo 5 sono stati i progetti italiani selezionati da ESA su un totale di più di 70 esperimenti per 22 lanci del programma Nexus, e l'Università di Pisa è stata selezionata dall'Agenzia Spaziale Europea per la seconda volta consecutiva. Gli studenti del team hanno il compito quindi di ideare, progettare, costruire e infine testare il loro esperimento, il quale volerà proprio in questo mese a marzo 2017. Quindi ragazzi, se volete conoscere tutti gli sviluppi del nostro esperimento, seguiteci in queste 2 intense settimane in cui vi mostreremo tutte le nostre avventure a Kiruna durante la fase di lancio. Grazie ragazzi, restate sintonizzati con noi nelle nostre pagine social e un saluto, un abbraccio e a presto, ciao!